Ciao e bentornati! Questo video si chiama Anatomia di un TK, ma in realtà parliamo di gote, di TK, come di box tie, qualsiasi sia la vostra variante preferita, non ha importanza. Parliamo di quella legatura piuttosto classica che prevede sostanzialmente che le braccia vengano immobilizzate dietro la schiena. Ho cominciato a interrogarmi sull'anatomia di questa legatura in un periodo in cui essere legata in TK mi risultava insopportabile, poiché mi causava dei forti dolori all'articolazione della spalla, indipendentemente dal tipo di TK scelto, dal posizionamento delle corde e dal livello di esperienza del rigger a cui mi affidavo. Finalmente ho avuto il tempo di approfondire l'anatomia e la meccanica che riguardano questa legatura. Li racconto in questo video in cui spiego cosa si muove all'interno del corpo di chi viene legato, in TK, come si muove e perché ad alcune persone risulta scomodo o addirittura doloroso restarci a lungo. Per prendere una posizione corretta in TK, infatti, occorre che il nostro corpo riesca ad effettuare diversi movimenti che richiedono una buona flessibilità di un numero cospicuo di muscoli. Qui ne trovate accennati solo alcuni. Ed è facilissimo che alcuni di questi muscoli, a causa del lavoro, dell'allenamento, della nostra postura durante il giorno e anche della nostra condizione psicologica, siano più o meno in salute e più o meno morbidi e flessibili. Pensate solo al movimento di messa in posizione del braccio, del modello o della modella che state per legare in TK. Come tutti sapete, esso richiede di imprimere passivamente tre movimenti: l'abbassamento della spalla, la rotazione all'interno del braccio e poi il movimento del braccio che lo porta piegato dietro la schiena. Ebbene, questi tre movimenti anatomicamente riguardano in buona sostanza l'articolazione della spalla, che però è l'articolazione del nostro corpo più complessa e più mobile. Essa è composta da una serie veramente lunghissima di muscoli, legamenti, articolazioni dentro l'articolazione che vanno a collegare e articolare tra loro il braccio, la scapola e il busto. Persone con trapezi contratti, pettorali iperallenati, squilibri posturali o debolezze anche strutturali nei legamenti della spalla possono percepire una scomodità più o meno tollerabile in questa legatura. Scomodità che è del tutto indipendente dalla bravura del rigger o dalla perfezione della tecnica scelta. Non ci dobbiamo stupire quindi se incontriamo persone che mal sopportano questa legatura o che soffrono se viene caricata del peso del corpo. È davvero molto facile che dei muscoli anche all'apparenza non evidentemente collegati con essa ostacolino i movimenti che richiede e la facciano diventare insopportabilmente scomoda. Ora vi annoierò un po' con della terminologia tecnica e con delle immagini che sanno più di uno studio medico che di bondage o di BDSM, lo so, ma conoscere ciò che si fa è importante. Conoscerlo a fondo significa saper gestire le peculiarità di ogni persona che leghiamo, di ogni legatura che facciamo e modificarla fino ad adattarla ad ogni corpo che è sempre in qualche anche piccola maniera diverso da tutti gli altri. Il fatto che il TK sia una legatura di base per il bondage e lo shibari non significa per forza che tutti i corpi e tutte le strutture fisiche possano sopportarla o trovarvi piacere. E soprattutto non è davvero scontato che un determinato tipo di TK vada bene per qualsiasi corpo che vogliamo legare, anzi è vero proprio il contrario. Per fortuna è facilissimo imparare a cosa stare attenti quando si sceglie come legare in TK una persona per far sì che la legatura sia confortevole e soddisfacente tanto per chi viene legato che per chi lega. Basta conoscere l'anatomia base del TK. I tre movimenti essenziali di cui parlavo prima per entrare in TK correttamente, in gergo tecnico, che conoscete già tutti benissimo, consistono in una depressione della scapola, punto numero 1, una intrarotazione dell'omero, punto numero 2, e infine una retroposizione del braccio. Durante questo procedimento la scapola compie diversi movimenti, guidata dalle mani di chi vi sta legando. Movimenti che sono possibili, fluidi ed agevoli solo se i numerosi muscoli che si trovano attaccati alla scapola e all'omero sono tutti elastici e flessibili. Sostanzialmente, se guardiamo la scapola, essa scivola sulla cassa toracica muovendosi verso il basso quando afferrate il braccio e costringete la spalla ad abbassarsi, il primo movimento che imprimete al modello o alla modella. Poi, quando invece imprimete la rotazione del braccio, la intrarotazione, la scapola scivola un po' in avanti sulla cassa toracica, allontanandosi leggermente dalla colonna vertebrale,
poiché la scapola è collegata alla testa dell'omero, che se la trascina mentre intraruota. Contemporaneamente, visto che con la rotazione interna dell'omero la spalla si sposta complessivamente in avanti rispetto al piano del corpo, la parte bassa della scapola, diciamo la sua punta bassa, si solleva leggermente, staccandosi dalla cassa toracica, compiendo un leggero basculamento, però molto importante, che è noto anche come tilt anteriore. Nel gesto successivo, la retroposizione del braccio, quando riportate il braccio dietro alla schiena, la scapola torna ad avvicinarsi alla colonna, con un movimento che si chiama rotazione caudale, movimento che la fissa definitivamente in una posizione in cui si può osservare in maniera piuttosto evidente il bordo mediale della scapola, come vedete nella fotografia. In aggiunta, in questa legatura, quando le mani vengono portate più o meno profondamente verso l'alto o verso il basso dietro la schiena, per intenderci verso la testa o meno, questi movimenti risultano molto più esacerbati se le mani sono più verso la testa e molto meno esacerbati se invece le mani sono più basse, quindi più verso il bacino. Tutti questi gesti vanno a influenzare una lunga serie di muscoli, alcuni molto grandi come il trapezio, il pettorale, il dorsale, ma alcuni anche molto più piccoli e meno conosciuti come l'elevatore della scapola, il grande dentato, i romboidi. Lo stato di salute di questi muscoli nella persona che state legando influenza di molto il benessere dell'articolazione della spalla durante questa legatura, poiché ne basta uno più contratto o più lasso del normale per far sì che venga alterato il corretto allineamento delle parti che la compongono, il che può causare una sofferenza a chi viene legato che davvero, credetemi, non c'entra nulla con il BDSM e neanche con l'estasi di un predicament. In tutto questo quindi c'è una sinergia di movimenti e di equilibri muscolari che è essenziale per una buona riuscita di questa legatura. E se è vero che la maggior parte delle bottom, non ha problemi con essa, è anche altrettanto vero che quando ci si trova tra le mani qualcuno che entra in sofferenza con il TK accusando dolore, la questione non è sempre risolvibile pensando solo di sistemare le tensioni o chiedendosi cosa abbiamo sbagliato mentre costruivamo il nostro gote. Realisticamente potreste anche avere confezionato un TK assolutamente tecnicamente perfetto, che però si scontra con le caratteristiche fisiche della persona che state legando e niente l'aiuterà se non saprete cosa fare per alleviare la sua sofferenza e perché. Un esempio molto chiaro per tutti: prendiamo la classica persona leggermente gobba, con una postura chiusa, con le spalle portate in avanti, postura spesso associata ad atteggiamenti di timidezza, per esempio, di vergogna, anche tipica per esempio delle persone che si sentono imbarazzate per le dimensioni del proprio seno, o le persone molto introverse o molto alte, che difficilmente girano a petto in fuori. Può anche essere che questo sia solo un atteggiamento temporaneo e che in realtà non sia un problema per queste persone riprendere la corretta posizione delle spalle e tornare ben dritte, ma può anche essere che invece in questa posizione il loro corpo ci si trovi talmente tante ore al giorno che i muscoli oramai si siano adattati ad essa completamente e non siano più in grado di uscirne. Richiedere a questi muscoli all'improvviso, una volta a settimana quando li leghiamo, di ritornare in una posizione che non assumono mai durante il resto del tempo, a volte non solo è impensabile, ma proprio tecnicamente impossibile. I muscoli che si trovano sul lato anteriore della spalla in una persona con questa postura sono infatti molto molto corti, spesso sono contratti e sono anche poco elastici. Questi sono gli stessi muscoli di cui parlavo prima, che quando portate il braccio dietro la schiena dovrebbero permettere i movimenti dell'omero e della scapola di cui abbiamo appena parlato, ed è assolutamente realistico che per qualche secondo questi muscoli obbediscano e che tutto vada per il meglio. La posizione classica delle braccia in box style venga anche presa dal nostro bottom o dalla nostra bottom sotto la guida delle nostre mani, ma sta di fatto però che questi muscoli non sono abituati a stare in questa posizione e presto cominceranno a mandare segnali di allarme e di dolore al cervello della persona legata, la quale d'altra parte non potrà nemmeno tentare di autoaiutarsi usando i propri muscoli per mantenere le spalle in posizione, perché i muscoli che dovrebbero aiutarla, quelli sulla parte invece dorsale della spalla, sono di pari passo più deboli e spesso anche più lunghi del normale, del tutto impossibilitati quindi ad aiutare il corpo a mantenere la posizione utile a un benessere nel TK. Noterete quindi che la persona legata, oltre a esternare probabilmente una rapida sofferenza acuta alle spalle, soprattutto se cercherete di aggiungere il carico della sospensione su quel TK, tenderà a fare fatica a stare dritta in piedi con il busto ben eretto, cercherà
di difendersi dal dolore aumentando la chiusura del busto verso le gambe, aumentando per quanto possibile la gobba della schiena da cui abbiamo cercato di toglierla. In generale cambiando tutto il proprio assetto corporeo nelle corde pur di trovare sollievo da quella posizione naturale da cui l'abbiamo tolta. E quindi magari andrà a vanificare anche tutta la bellezza della legatura, delle transizioni che avevamo nella nostra testa all'inizio quando abbiamo cominciato a legarla. In questi casi non c'è TK perfetto che tenga, occorre modificare la legatura e adattarla a chi stiamo legando. Una soluzione veloce e molto efficace consiste per esempio nello slegare le mani anche senza sciogliere il TK se il modello lo permette, oppure direttamente scegliere una legatura a mani basse. Questo può essere molto d'aiuto, poiché la rotazione richiesta all'omero è minore se le braccia sono dietro la schiena ma non piegate e in basso. In questo modo si restituisce un po' di libertà al movimento della spalla, così che poi il modello e la modella possa un po' fare gioco e trovare la posizione più adeguata alle proprie caratteristiche e più confortevole per questa legatura. Un'altra possibilità è valutare quanto il tipo di TK che abbiamo scelto di fare costringa le braccia della persona legata in alto dietro la schiena. L'altezza delle mani e la loro posizione, infatti, influenzano moltissimo l'intensità della legatura, andando a influenzare l'entità della intrarotazione del braccio. Sarà di molto aiuto quindi proporre una variante a mani basse, come ho già detto, oppure scegliere un TK con uno stemma piuttosto che uno senza, richiedendo così un minor stress sulla struttura della spalla. Anche allontanare il blocco delle braccia dalla schiena aumenta la sofferenza dell'articolazione della spalla. Questo è il motivo per cui generalmente, se chi state legando ha una spalla meno flessibile dell'altra o più dolorante, dovrete aver cura di posizionare per primo quel braccio dietro la schiena e lasciare come secondo il più flessibile. Può essere inoltre molto utile pensare di scegliere un TK che permetta il cambio della posizione delle braccia, in modo che la bottom o il bottom possano autonomamente muoverle dandosi un po' di sollievo. Inutile che vi dica che se il problema è molto acuto dovrete pensare di cambiare la legatura delle braccia totalmente, portandole per esempio davanti al busto invece che dietro, oppure tentando con una legatura dietro la schiena ma a braccia completamente distese, come lo strappado. Ad ogni modo vorrei aggiungere anche di non farvi ingannare dalla postura della persona. Non è affatto detto che chi gira bene retto e a petto in fuori sia poi in grado di sopportare un box style classico. Ci sono piccoli squilibri muscolari, spesso assolutamente invisibili agli occhi, poiché situati in profondità nell'articolazione della spalla, che possono mettere in difficoltà anche persone molto allenate o normalmente molto flessibili o che non hanno mai avuto problemi alle spalle e ai loro legamenti. Quindi anche se vi trovate davanti a persone iperflessibili, non date affatto per scontato che allora il TK gli vada bene. Non significa, per riuscire a fare una spaccata, essere flessibili in tutto il corpo, giusto per sottolineare una banalità. Ma soprattutto lasciatemi dire che essere iperflessibili significa spesso che i muscoli che dovrebbero proteggere il corpo sono più deboli del normale e che quindi tengono meno facilmente in posizione le articolazioni. Può succedere quindi che anche una posizione eccessivamente estrema, che crediamo quella persona possa reggere in quanto iperflessibile, in realtà vada a far soffrire ancora di più l'articolazione, più del normale, proprio perché la persona arriva in posizioni non normali, oltre il normale angolo di lavoro, arrivando quindi a danneggiare delle strutture meno resilienti all'allungamento, come i legamenti, i tendini, le cartilagini. Oddio, qui di bondage e iperflessibilità si potrebbe stare a parlare ora, ne parleremo in un altro video perché è un capitolo davvero troppo grande per parlarne qui. Le articolazioni ad ogni modo nel bondage come nello yoga e come in qualsiasi attività fisica non dovrebbero mai soffrire. Stressarle non fa altro che danneggiare i legamenti e le cartilagini che le compongono, prolungando la sofferenza ben al di fuori della singola sessione di corde. Ve ne parlerò specialmente nel video sullo strappado che uscirà prossimamente appena avrò tempo di lavorarci. Ad ogni modo, non fatevi scoraggiare da tutti i problemi che ora vi ho prospettato su una legatura così all'apparenza di base del bondage. Lavorare sulla flessibilità dei muscoli coinvolti in questa bellissima legatura, assicurarsi che i muscoli che lavorano su questa articolazione siano elastici e ben equilibrati, riscaldarsi specificatamente prima di una performance, di un set fotografico o anche solo di una sessione privata,
adattare il tipo di gote alle caratteristiche della persona che stiamo legando, sono tutte cose che possono aiutare ad aumentare la resistenza all'interno di questa posizione e toglierci l'impiccio. Il lavoro di preparazione che andrebbe fatto, se desiderate migliorare la vostra tenuta dentro un TK, è di allungamento muscolare, di potenziamento della flessibilità, ma anche di rinforzo dei muscoli più deboli. Allenamento specialmente essenziale per chi lavora spesso al computer, in chi svolge una vita sedentaria, chi soffre di mal di schiena, contratture muscolari, problemi cervicali, solo per citarne alcuni. Ovviamente al più presto uscirà un video a riguardo in cui vi proporrò alcuni movimenti e posizioni utili a prepararsi e riscaldarsi immediatamente prima di un TK, così anche come un piccolo protocollo di allenamento pensato per chi vuole migliorare le proprie performance all'interno di un TK e a disposizione un po' di tempo per allenarsi per poterle raggiungere. Vi ricordo che tutte queste cose che nei miei video nascono dal fatto che io sono una personal trainer e quindi lavoro con il corpo e con la flessibilità ormai da tanti anni. In nessun caso mi voglio sostituire alla competenza e alle conoscenze di chi invece lega da tanti anni, essendo io semplicemente una Vanni. Qualsiasi integrazione abbiate da aggiungere a ciò che avete sentito e visto in questo video è assolutamente ben accetta, qualsiasi commento costruttivo non mi renderà altro che felice, quindi aspetto i vostri commenti sotto il video se avete qualcosa da dirmi, oppure alla prossima festa, il primo Pierrotto a cui ci vediamo.